Ciao a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, io sono Paolo Putti, il portavoce del Movimento 5 Stelle di Genova. Oggi introduco la mia città, io qua sono nato e assieme ad altri vi accompagneremo un po' a vedere quelle che sono le problematiche e insieme proveremo anche a raccontarvi quelle che sono le soluzioni su cui stiamo lavorando, ma soprattutto vorremmo lavorare con i cittadini. Vi parlerò della mobilità, che ci sono moltissime aree blu, quindi zone a pagamento per la macchina. Uno potrebbe pensare che queste zone siano state fatte per incentivare il trasporto pubblico e che quindi questa sia una città in cui si investe molto sul trasporto pubblico. Come sempre succede a Genova, si fanno delle azioni senza mettere prima le basi per costruire quella che è la possibile risposta. Sul trasporto pubblico in realtà scopriamo che c'è uno dei biglietti più cari d'Italia, scopriamo che sono state tagliate numerose corse, che il trasporto pubblico è in profonda crisi. Ad esempio, essendoci un biglietto molto alto, chi ha bisogno di fare poche fermate non riesce ad avere una risposta tariffaria adeguata. Quindi quello su cui noi stiamo ragionando e proveremo a ragionare con i tecnici e i cittadini è proprio l'idea di avere un trasporto pubblico che possa essere anche in qualche modo ripubblicizzato, visto che la privatizzazione, una parziale privatizzazione non ha assolutamente funzionato qua a Genova. E inoltre vorremmo iniziare a ragionare anche sull'ipotesi, come in altre città europee, di provare a far sì che il trasporto pubblico possa essere gratuito, soprattutto se non hanno la possibilità di pagarsi altri mezzi di trasporto. Su cose più invece semplici stiamo lavorando su quello che è un pensiero rispetto alle metropolitane di superficie, che a Genova risolverebbero sicuramente tanti problemi del traffico e potrebbero quindi permettere a chi lavora di spostarsi rapidamente da un posto all'altro, e sull'introduzione di autobus ibridi, quindi elettrici ibridi, perché questo andrebbe incontro invece a un problema che è quello dell'inquinamento, che anche a Genova, nonostante il vento, si fa sentire. Vi lascio ora agli altri amici che vi accompagneranno nella visita del resto della città. Grazie. Buongiorno amici del blog, sono Diletta Botta, ci troviamo nei pressi della Lanterna di Genova, che è il nostro simbolo della città. Quella che vedete alle mie spalle è una vecchissima centrale termoelettrica che funziona a carbone come nel 1800 e laggiù in fondo ci sono le montagne di carbone destinate ad alimentare la centrale, che molti medici sostengono provocare ogni anno tumori polmonari nei cittadini genovesi. Adesso si parla di levarla. A noi piacerebbe che al suo posto fosse progettata una centrale a energie rinnovabili insieme all'ottimizzazione dei consumi del porto. Invece sui giornali di Genova si parla di fantascientifiche centrali alimentate a noccioline. È tutto dire se pensiamo al viaggio che devono fare le noccioline dalle Barbados sino a qua. Un altro problema legato al porto sono i fumi delle navi che raggiungono le abitazioni. E ora parliamo di Rumenta. Facendo salvo che il miglior sistema sarebbe quello di produrre meno rifiuti inutili, qui a Genova purtroppo la differenziata arriva solo al 30%, quando una legge europea prevederebbe il 50%. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe che la raccolta fosse fatta porta a porta. Questo sistema porterebbe l'aumento di posti di lavoro e raddoppierebbe la differenziata. Invece vogliono costruire un termovalorizzatore da qualche parte, ora scarpino, ora addirittura galleggiante, che brucerà spazzatura producendo diossine. In questo modo attireremo spazzatura da tutta Italia e vanificheremo la possibilità di farla differenziata. Bruciamo le risorse invece di riutilizzarle, a partire da quelle economiche, visto che costerà 200 milioni di euro senza creare posti di lavoro stabili. E basta! Buongiorno. Mi chiamo Alessandro Ravera e mi occupo di storia dell'urbanistica. Ci troviamo in una delle piazze più antiche della città, ancora oggi luogo di incontro e di scambio, ancora oggi una delle piazze più belle di questa città. In questi giorni è stato presentato il nuovo PUC, ovvero il piano regolatore, il complesso delle norme che regoleranno lo sviluppo di questa città nei prossimi 10 anni. Nelle intenzioni di chi lo ha ideato, dovrebbe promuovere la riqualificazione di Genova e risolverne i problemi di viabilità e di vivibilità. È molto importante capire che quanto è stabilito dal PUC influisce pesantemente sulla vita di tutti i giorni, di tutti i cittadini, influisce sulla loro ricchezza e sulla loro sicurezza. Ed è per questo che noi abbiamo cercato di studiare il più possibile quanto tutte queste norme influiranno alla Genova del futuro. Ebbene,
La Genova del futuro sarà composta soprattutto da torri residenziali e centri commerciali. Non si tratta di interventi che si inseriscono nel tessuto cittadino. La normativa favorisce la concentrazione edilizia, snaturando interi municipi e favorendo un brusco calo del valore immobiliare degli immobili circostanti. Forse sarebbe stato meglio interpretare la città preesistente. In questo modo si sarebbe dato un impulso alla piccola impresa, tanto nel commercio quanto nell'edilizia. Insomma, questo piano regolatore non ci convince e non risponde in pieno alle nostre aspettative. L'ex mercato di Corso Sardegna rappresenta un po' il simbolo di questa situazione di degrado. Si tratta di una struttura molto vicina al centro e sarebbe utilissima per lo sviluppo di un intero quartiere, eppure rimane arenata per via di interessi contrapposti che hanno fatto sì che ancora oggi non si sia riuscito a trovarne una destinazione d'uso adeguata. Buongiorno a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, sono Stefano De Pietro del Movimento 5 Stelle di Genova. Il comune che mi piacerebbe funziona molto di più sul web, in modo che tutti possano usufruire dei certificati, di tutti i servizi senza doversi muovere da casa. Anche questo fa parte di una buona viabilità stradale. Non muoversi è il miglior modo di muoversi. Vorrei un comune completamente trasparente che pubblichi non solamente i bilanci, ma proprio la contabilità particolare, in modo che tutti possano verificare come sono spesi i soldi pubblici fattura per fattura. Mi piacerebbe che fosse possibile anche per tutte le aziende collegate al comune, perché anche le aziende collegate al comune gestiscono soldi pubblici di tutti i cittadini ed è incredibile che i loro bilanci siano blindati dietro al fatto di essere società di diritto privato. Anche la connessione a internet è una cosa importantissima, tutti i cittadini devono poter avere il diritto di essere collegati a internet, in qualsiasi punto della città e in qualsiasi appartamento. A questo fine il sistema potrebbe essere studiato attraverso dei collegamenti condominiali, in modo che i condomini e quindi i cittadini si rendano partecipi insieme agli altri cittadini della possibilità di trasmettere e ricevere internet in qualsiasi punto della città. I cittadini per i cittadini. Abbiamo aree blu ovunque. Sembrano diventate più un sistema di finanziamento che un sistema per impedire, o meglio per scoraggiare le macchine di venire in centro. In fondo erano nate con lo scopo di disincentivare l'uso della macchina, ma ormai sono arrivate anche nei quartieri residenziali, al Baro, San Fruttuoso in questi giorni abbiamo visto che cosa è successo. Non soltanto l'esistenza stessa delle aree blu è in discussione, ma anche come sono state realizzate. Abbiamo visto degli esempi di strisce blu che sono addirittura disegnate sopra i marciapiedi, impedendo a disabili e a carrozzine, mamme con carrozzine di riuscire a transitare. È una cosa veramente scandalosa. Il problema dei posteggi deve avere una soluzione comune, non può essere una cosa che cala da Tursi e dall'alto verso i cittadini, è una soluzione che deve essere trovata insieme ai cittadini. Con il sistema del pagamento anticipato diventa incredibile la quantità di soldi che vengono spesi dai cittadini in modo inutile, perché ovviamente non è possibile sempre calcolare esattamente quanto tempo uno dovrà rimanere posteggiato e quindi per evitare una multa si tende a pagare sempre un po' di più. Sarebbe anche l'ora di smetterla di costruire posteggi per le macchine in centro, perché in questo modo non viene incentivato l'uso dei mezzi pubblici, ma anzi si spinge le persone a utilizzare l'auto. Sono Davide Spinella, sono un ingegnere, sono un cittadino genovese. Vi volevo parlare di viabilità ed in particolare della cosiddetta Gronda autostradale di Genova. Un'opera di cui è prevista la realizzazione all'interno del territorio genovese e che andrà ad aggredire un territorio, quello ligure, che già ad oggi presenta un indice di cementificazione che è il più alto in Italia, con un rapporto fra superficie occupata da autostrade rispetto alla superficie del territorio che è più del doppio della superficie occupata dalla regione che ha al secondo posto di questa triste classifica della cementificazione. La Gronda autostradale è a tutti gli effetti una nuova autostrada costruita dentro la città, ha una lunghezza di circa 28 km e andrà a posizionarsi in un territorio molto fragile dal punto di vista idrogeologico, dove sono già presenti frane attive, corsi d'acqua sotterranei e sorgenti di cui nessuno può prevederne il mantenimento. Quest'opera qui, fortemente voluta dai cosiddetti poteri forti della nostra città, è stata
fortemente criticata da tutti gli esperti che hanno partecipato al dibattito pubblico. Esempio ne sono stati interventi della dottoressa Vitadini dell'Università di Venezia, i professori Ponti e Beria del Politecnico di Milano, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e dei Medici per l'Ambiente, che hanno confermato la pericolosità di quest'opera in termini di salute e di danno all'ambiente. Sono previsti 10 milioni di metri cubi di materiale di scavo, di questi più di 5 milioni conterranno serpentinite, cioè rocce amiantifere. Stiamo parlando di amianto, quindi un materiale molto pericoloso. Un altro dato che vogliamo sottolineare è che il 75% del traffico che oggi troviamo sulla intera autostrada ligure è traffico di tipo metropolitano, quindi un traffico che facilmente può essere eliminato rafforzando il sistema di trasporto pubblico. Le alternative alla realizzazione della Gronda che il Movimento 5 Stelle fa sue sono appunto rafforzamento del sistema di trasporto pubblico, la realizzazione di metropolitane di superficie per collegare il centro al ponente e alla Val Polcevera e lo spostamento del traffico merci dai camion alla rotaia, oggi è inferiore al 10%, la realizzazione della strada a mare con i collegamenti per la strada di sponda destra e sinistra del Polcevera e la realizzazione di parcheggi di interscambio da costruire fuori dal centro cittadino, vicino agli svincoli autostradali e alle stazioni di metro e di ferrovie. Quello che noi diciamo è che questi 5 miliardi di cui è prevista la spesa per questa grande opera potrebbero essere utilizzati per queste opere minori che sicuramente potrebbero dare risultati in tempi brevi, dar lavoro alle ditte locali e soprattutto non comportare i gravi danni che la Gronda potrebbe comportare in termini di salute e di danno all'ambiente e fare in modo che una grossa quantità di soldi che per noi sarebbe sprecata potrebbe essere indirizzata verso quelle che sono le reali necessità della nostra città. Le scuole, gli edifici ospedalieri, i servizi socio-assistenziali, la ricerca e l'occupazione. Questo è Palazzo Tursi, è il cuore della città dove ha sede il Comune di Genova. Finisce il nostro giro ma inizia il viaggio per riprendersi questo luogo. Cittadini di Genova, unitevi a noi, andiamo a riprenderci Tursi. Ciao, sono Gilberto Boscolo, ho 29 anni, sono geometra, attualmente sono impiegato e sono stato eletto consigliere comunale nella lista del Movimento 5 Stelle di Chioggia alle ultime elezioni amministrative. Sono Paolo Menis, ho 38 anni e sono stato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Trieste. Come sapete abbiamo raggiunto un buon risultato, io come candidato ho ottenuto il 6% dei voti e la lista ha raggiunto il 6,1% di voti.